Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi cercherò di farvi capire un po' qual è la prima cosa da insegnare a un puledro quando lo prendiamo per le prime volte, a un puledro ma anche a un cavallo che magari non è particolarmente addestrato o comunque non è stato ancora iniziato alle buone maniere nella gestione normale quotidiana che gli esseri umani fanno ai cavalli. Ricordatevi sempre che un cavallo, per poter abitare nel mondo degli esseri umani, gli deve essere insegnato tutto, sia da terra che da sella, in modo da poter vivere serenamente nel nostro mondo. Altrimenti un cavallo che non gli è stato insegnato niente può vivere serenamente, ma probabilmente nel mondo dei cavalli, non nel nostro. La prima cosa che noi dobbiamo ricordarci sempre è il nostro spazio, ok? Il nostro spazio, che è più o meno questa bolla qua, deve essere uno spazio dove nessun cavallo c'entra. Se c'entra, vale un po' l'idea delle pale del ventilatore, ok? Se lui entra, come ha fatto adesso, nel nostro spazio, deve trovare, esatto, quello, deve trovare scomodo entrarci e deve immediatamente capire che fuori si sta meglio. Ricordatevi che i cavalli imparano per pressione e rilascio, per comodo e scomodo. Qui dentro c'è scomodo, qua c'è scomodo, ok? Quindi lui può stare ovunque, ma non qui dentro il mio spazio. Adesso ci riprova e io di nuovo rifaccio uguale. Ok? Fino a che lui non capisce che deve starsene là. Questa è la mia bolla, qui abito io. Quindi lui può entrare in casa mia solo se lo invito, oppure io posso entrare in casa sua perché in qualità di leader, anche nel branco viene fatto dal leader, posso entrare in casa sua. Ovviamente poi bisogna vedere se lui mi ci fa stare in casa sua, però quello è un altro discorso. Lui è uno stallone, è un frisone e ha 2 anni e qualcosa adesso e ha un po' di ore da terra, ce l'ha, per cui infatti vedete che riesce a capire abbastanza velocemente quello che gli chiedo, però tenete presente che è un po'... il loro comportamento non è qualcosa di matematicamente certo, è sempre ad personam, no? Cioè nel senso, con me magari funziona una maniera, con un'altra persona non è detto che funziona alla stessa maniera, perché loro la prima cosa che fanno, testano se anche quest'altra persona è uguale a me, oppure se invece si possano prendere degli spazi come sta facendo in questo momento, vedete? Cioè, lui dice, ok, non mi guarda, forse posso entrare in casa sua. Non puoi entrare in casa mia. Questo è molto importante anche e soprattutto quando poi dovete portarlo in giro un cavallo. Su questo ci ho già fatto anche altri video, su perché metterlo di fianco, su perché metterlo di dietro, però lo spazio è sempre molto importante e voi dovete imparare a farvi seguire, eventualmente se decidete che vi segua, ma all'altezza che volete voi. Per cui se io adesso voglio che lui mi venga dietro, vuol dire che voglio che mi venga dietro e non che mi venga di lato. Una cosa che mi viene chiesta particolarmente, vieni, adesso te puoi entrare, vieni, puoi entrare a casa mia, vieni. Una cosa che mi viene chiesto spesso, che io normalmente quando faccio i corsi in giro faccio fare sempre a tutti gli studenti, e alcuni di questi giustamente mi chiedono come mai te fai passeggiare all'inizio le persone con il cavallo di fianco ma la persona è verso la recinzione? Vi spiego con un esempio. Quando inizio i corsi, sempre, qualsiasi livello di corso, faccio sempre iniziare a camminare lungo il perimetro del campo non a questa maniera, ok? Ma a quest'altra maniera, cioè con la persona che sta dentro, cioè nella strettoia, ok? Dentro, tra il cavallo e la recinzione.
A qualcuno questo potrebbe sembrare pericoloso, e infatti spesso mi capita che mi viene chiesto: ma perché te fai stare la persona nel mezzo tra il cavallo e la recinzione? Non è pericoloso? No, in realtà lo faccio proprio per sicurezza. Allora, qual è il motivo per cui faccio fare questo esercizio? Perché i cavalli devono abituarsi ai posti nuovi, per cui se io sono a un corso con un cavallo chiaramente che non conosce ancora il luogo dove si svolgerà il corso, è molto meglio se io gli faccio fare un paio di passi, cioè un paio di giri del perimetro del campo, sia ovviamente stando alla sua sinistra, quindi praticamente come in questo caso, no? Adesso io sto girando a mano destra, quindi stando alla sinistra del cavallo giro a mano destra, e poi farò l'opposto, ok? Starò alla destra del cavallo e girerò questa volta a mano sinistra, così. A questa maniera gli faccio vedere al cavallo tutto quello che è il dentro del campo e il fuori del campo, sia con entrambi gli occhi, e io sono sempre in una situazione di sicurezza. Perché sono in una situazione di sicurezza? Perché stando in questa posizione il cavallo, secondo voi, sarà più probabile che abbia paura di qualcosa che abita qui, nel senso che sta qui, recinzione, o fuori dalla recinzione, o qualcosa che sta... Bimbo? Bravo, dammi ascolto, sono qua. O qualcosa che sta, dicevamo, all'interno del campo. Nel campo non c'è niente praticamente e c'è tantissimo spazio, quindi se lui ha paura di qualcosa scapperà verso il centro e eviterà di prendermi in questo suo movimento. Mentre se io stessi da quest'altra parte, esattamente così, se lui ha paura di qualcosa mi prenderebbe in pieno. Qualcuno mi dice: sì, è vero, ma allora è meglio che il cavallo stia dietro, così sia se ha paura di qualcosa da un lato, sia se ha paura di qualcosa dall'altro, il problema non si pone. È vero, non è sbagliato. Il problema qual è? È che molto spesso, soprattutto chi è un po' all'inizio, non ha la capacità di tenere il cavallo dove vorrebbe lui, cioè alla distanza che vorrebbe lui, e si ritrova con il cavallo che lo insegue molto da vicino. Ora lui viene di fianco perché sa che quando sono in questa posizione viene di fianco, però supponiamo che io abbia così il cavallo molto vicino e non me ne rendo conto, ok? Se si impaurisce può correre in avanti, cosa che è molto più facile che il cavallo faccia rispetto che spostarsi di lato. Di solito quando hanno paura loro sono costruiti per correre e è facile che corrano via in avanti, quindi se io non me ne rendo conto il cavallo mi travolge, ok? Vieni bimbo. Cosa che non voglio che accada. Allora la soluzione migliore è stare così, in questa posizione. Se il cavallo corre in avanti non c'è problemi, la persona, anche se è distratta, anche se ha le prime armi, lo vede dov'è perché è in una posizione in cui gli occhi riescano a vederlo, e normalmente se ha paura di qualcosa è più facile che abbia paura di qualcosa da questa parte che dall'altra e il cavallo scappa dalla parte di là. Quindi le prime cose che dovete fare quando ad esempio andate a un corso o comunque vi recate in un luogo che il cavallo non conosce, scusami guarda, visto, sto guardando là, ehi, bravo. Se andate in un posto dove il cavallo non è confidente, vi conviene assolutamente fare un po', questo si chiama gioco d'amici, ok? Rendere confidente il cavallo con la nuova struttura, facendogliela vedere da entrambi gli occhi e facendo in modo di stare sempre in sicurezza. Ricordatevi però che la prima cosa che vi ho detto è quella essenziale, cioè il cavallo deve stare esattamente dove volete voi. Se io voglio che stia qui, sta qui. Se io voglio che stia dietro e voglio che non entri nel mio spazio, esatto, voglio che stai là. Devo essere efficace e ottenere quello che voglio. Molte persone cosa fanno? Non vogliono che stia nel loro spazio, però hanno paura di toccare il cavallo, ok? Perché dicano, gli faccio male, poverino. I puledri sono tosti, Anche un puledro di un anno e mezzo, se lo vedete là che gioca nel campo, a volte si tirano dei calci che fanno spavento, Cioè noi in Toscana si dice si danno delle mine da far paura. E questo cioè nel senso, sono tosti, quindi non è che se io lo tocco nel naso per dirgli vai via da qui, succede qualche cosa, Invece molto spesso le persone fanno questo e poi dopo scansano il cavallo e vanno di là, o al contrario, ok? Ma non è così che si fa, cioè
Con i cavalli bisogna essere efficaci, progressivi ma efficaci, cioè progressivi vuol dire che io non parto subito e vado direttamente a toccare il cavallo, ok? Ma devo essere progressivo, quindi io prima gli dico, ehi, guarda che qua è un problema starci, bravo, fai un passettino indietro, ma se lui decide che vuole rischiare, io poi dopo bisogna che sia efficace, bisogna che lui trovi scomodo a stare qui dentro, perché io adesso voglio che stia là. Qualcuno potrebbe venirgli in mente la domanda, ma non è che poi dopo vanno in confusione perché a volte lo vuoi là, a volte lo vuoi qua? No, non vanno in confusione perché i cavalli ci leggono come libri aperti, lo sanno benissimo quando voi volete una cosa o quando ne volete un'altra. È chiaro, io devo essere coerente, mi devo sempre comportare alla stessa maniera, cioè se io faccio questo voglio che stia là, oppure se io voglio che lui venga da me, lo prendo piano piano e lo porto da me, oppure se io voglio che lui mi stia di fianco, ok? Mi metterò nella posizione classica in cui io voglio che lui mi stia di fianco, cioè con la corda da una parte, lo stick dall'altra, all'altezza della sua spalla e poi camminiamo insieme. E lui sa perfettamente che in questa situazione si deve fermare, deve tornare indietro quando mi fermo. Direte voi, gliel'hai insegnato? Sì, gliel'ho insegnato, però è per farvi capire che loro capiscano perfettamente cos'è che vogliamo in quel momento. E se io cambio da questa situazione a questa, ok? Perché adesso voglio che lui vada laggiù, per lui non è un problema. Non è che se ne prenda a male perché io dico, ehi bimbo, vai laggiù, su, eccolo là. Non è che se ne prenda a male. Loro sono così, loro riconoscono il nostro comportamento e sanno immediatamente cosa devono fare. Ok, devo stare là e va là. Ok, posso venire qua, vieni, vieni, e viene qua. Stop, è semplice, è molto più semplice di quello che sembra. Queste sono le prime cose che dovete insegnare a un cavallo. Se non gli insegnate queste cose qua, è inutile andare a ragionare di selle, contro selle, cosi, quella, ferrature, mica ferrature. Queste sono le prime cose. Il cavallo deve essere in grado di stare intorno a voi in una maniera sicura, al 100%, non può essere trascurata questa cosa. E invece si vedono ancora dei cavalli che vengano montati, vengano regolarmente usati, magari per montare adoperano 2 persone per far salire una persona, e non sanno stare al mondo. Cioè, per me queste sono le basi, no per me. Nel programma Parelli diciamo che l'horsemanship non è altro che un insieme di buone abitudini che il cavallo e il cavaliere devono avere per vivere meglio insieme. Questo è, se io non inizio a insegnargli da queste cose, ragazzi, ci si fa male con i cavalli. Io ancora mi stupisco come mai ci sono delle persone che, pur essendo alle prime armi, prendano dei puledri o prendono dei cavalli sdomi con il dire cresciamo insieme. Ragazzi, con i cavalli ci si fa male e a volte anche veramente male. Qualcheduno purtroppo ci lascia anche la pelle. Quindi ricordatevi, non sono giocattoli, sono conigli di 500 kg, conigli che hanno paura di tutto, di 5 quintali. Questi, se decidano in qualsiasi momento per paura di travolgervi, vi travolgono. E non è che vi travolgano meno o di più a seconda se gli siete amici o no. Quando hanno paura, perdono completamente la testa. Potete essere anche la persona che amano di più al mondo, ma in quella situazione lì sono pericolosi lo stesso, ok? Quindi mi raccomando, non trascurate questi aspetti. Mi raccomando, insegnate stare fuori dal vostro spazio, o comunque decidete voi quando devono stare fuori, devono stare dentro, essere condotti di fianco o dietro però dovete essere coscienti che deve stare al suo spazio e se non sa deve stare alla sua distanza, e se non sta alla sua distanza dovete intervenire. E ricordatevi di rendere sempre confidente il cavallo quando vi recate in un posto nuovo, qualcosa che magari non avete ancora visitato, ci andate poche volte, e se qualcuno dice ma io lo faccio da sella, giro il campo, sì, se sei in grado di farlo da sella e se ti ritieni di poter gestire tutte le situazioni che si possano verificare meglio da sella, stai pure in sella, non è un problema. Però per la stragrande maggioranza delle altre persone, degli altri cavalieri, la cosa migliore è far fare 2 passi al cavallo, come vi ho fatto appena vedere io, nel luogo dove dovranno lavorare, in modo da rendere un pochino più
confidente il cavallo con la situazione e quindi abbassare la probabilità che ci possano essere incidenti dovuti semplicemente a uno spavento perché c'era un gatto lì dietro l'angolo e è scappato via mentre passavate. Non lasciate nulla al caso. Nel programma Parelli diciamo non dare mai nulla per scontato. Ok ragazzi, se avete domande di questo genere, mi raccomando, scrivetemele nei commenti, così magari troviamo il modo di fare un video dove vi rispondo a tutte le domande che vi verranno in mente. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere. Vi ricordo ancora una volta che avete la possibilità di accedere a contenuti più specifici, più particolari, più diciamo avanzati se vi abbonate al canale. In questo momento lo potete fare ancora qui da YouTube, presto avrete la possibilità di farlo accedendo a un portale Ciccio, dopo te lo gratto l'orecchio, accedendo a un portale costruito appositamente proprio per gli abbonati, dove potrete accedere anche ad altri contenuti che ho realizzato e sto realizzando con professionisti del settore, non solo di equitazione ma anche di alimentazione, biomeccanica eccetera eccetera. Comunque vi darò l'annuncio ufficiale presto, spero molto presto, sul canale e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too low.